Dobbiamo convivere, non possiamo dire che la fiscalità è una cosa che non ci riguarda e non dobbiamo neanche vederla come una cosa che è un massacro per tutti. Noi dobbiamo convivere con questa cosa perché alla fine la fiscalità ce lo ritorna sotto forma di servizi strani. Il mio caso non genera grosse criticità, questo in virtù del regime fiscale a cui sono sottoposto, che è un regime forfettario. Ho due vincoli che supero abbastanza tranquillamente e facilmente. Il primo vincolo è quello di non superare il tetto di ricavi di imponibile, soprattutto imponibile, previsto dal regime fiscale a cui si è iscritti. E il secondo riguarda l'aspetto dell'INPS e l'aspetto dell'INEI. Queste sono imposte che chiaramente devono essere pagate, c'è la possibilità di diluirle nel tempo, di rateizzarle, quindi se l'attività procede bene sono spese che possono rientrare tranquillamente, prevedibili e gestibili. Dell'imposizione fiscale, un'azienda già strutturata come la mia ha il fiscalista, abbiamo io immagino che stiamo parlando di start-up, stiamo parlando di imprese che devono partire, di persone, non devono pensare che tutto quello che guadagnano lo piglia lo Stato. Allora, il 90% delle sciocchezze che leggiamo e vediamo tutte le sere dai politici in televisione, ho detto proprio, le ho qualificate, sono sciocchezze. Uno deve immaginare di essere talmente ricco come Agnelli e da pagare le tasse di Agnelli, no? Io per esempio la mia battaglia con mio cugino è che si incacchia che paghiamo le tasse e io gli spiego: Nino, tu paghi le tasse perché sei ricco e i ricchi pagano le tasse, ringrazia la Madonna che paghi le tasse perché sei ricco, no? No? Sì. Allora, se uno parte dal presupposto che io non faccio l'imprenditore perché non pago tasse, allora non vuoi diventare ricco, perché i ricchi pagano le tasse, no? Però non devi partire da questo, devi partire dal fatto che poi ci sono i sistemi, per esempio tutto il nuovo da 2 anni, il 4.0, e tutto l'investimento produttivo è tutto a favore di imprese che rimangono le risorse in azienda, rimangono gli utili in azienda e le reinvestono, no? Allora spesso un'azienda come questa fa tanti utili e quegli utili non li distribuisce per non pagare di nuovo tasse e li rimane in azienda, no? Allora un consiglio stupido: diventi socio, la prima cosa che fai devi essere un socio lavoratore. Il socio lavoratore piglia uno stipendio. Se l'azienda va bene, aumentati lo stipendio e quello è detraibile. E gli utili rimani lì in azienda, così la capitalizzi e non paghi 2 volte le tasse, perché l'azienda paga le tasse sugli utili, poi li dà al socio e il socio paga le tasse sugli utili distribuiti. Allora rimani lì in azienda e dato che sono rimasti in azienda, l'anno dopo ti dai qualche soldino in più sullo stipendio. Non stiamo dicendo di portare la società alle isole Cayman o no? Di fare cose strane, di fare cose normali. Naturalmente l'imprenditore deve pagarsi rispetto a come va la gestione. Possono venire degli anni che va molto bene e ti paghi bene, anni che vai male e ti paghi male, no? Anche perché il sistema finanziario nel suo complesso finanzia molto bene le imprese che non distribuiscono utili e che sono finanziate e che sono capitalizzate. E la capitalizzazione viene col fatto di non distribuire gli utili o distribuire piccoli pezzi. Ma non dico se il sistema normale è di pigliare il 60-70% e di distribuirlo, il 20-30% di portare a riserva straordinaria, uno ne distribuisce un 10-15% e il resto lo rimane tutto tra riserva ordinaria e straordinaria. Sarà banale, però è quello di capire da un punto di vista normativo qual è l'inquadramento della propria attività, perché banalmente il pagamento delle imposte fa abbastanza la differenza, la tipologia di partita IVA fa la differenza,
io ho aperto la partita IVA sostanzialmente appunto il regime forfettario, che ha determinate caratteristiche per un po' di anni,